Oh, eccoci qua. Aspettate un attimo che sono già incazzato perché volevo fare la live da telefono verticale, ma il telefono non ti fa usare le live programmate. Cioè, YouTube, l'app. Buon pomeriggio, ragazzi. Aspettate un secondo che mi sistemo la sedia. No, il problema qual è, ragazzi? Che io avevo già settato. Cioè, allora, l'ultima volta ho fatto la live da telefono, è andata da Dio, perché va nel feed short, sa come ho fatto anche del metal. Il problema è che volevo farmi a modo copertina, dal telefono non te lo fa fare. Allora io con PC mi sono programmato la live con copertina, tutto fatto bene. Ho detto tanto la seleziono dalle live programmate del telefono e non te lo fa fare. Tu vai sull'app di YouTube, fai seleziona live programmate e vedi niente, non c'è nulla. Chiedo anche al del metal se anche a lui succede sto bug. Forse, boh, non lo so, forse è l'iPhone, forse è l'app per iOS di YouTube, forse su Android non fa questo problema. Non lo so, io ho provato, non mi vedeva niente, non c'era nessuna live programmata. E allora mi toccava rimettere titolo, copertina, che era un casino, e ora l'ho mandato a fanculo. E allora la faccio da PC e vaffanculo. Peccato perché avevo il cavalletto, poteva venire meglio. Adesso mi tocca stare un po' così, però comunque. Grande Demi, ciao Voice, ciao Viper, buon pomeriggio. Tra l'altro Viper, dopo prossima live faccio una cosa che hai fatto te. Dopo capirai, però sarà una soddisfazione. Allora, cominciamo un attimo, un'oretta ragazzi, un'oretta fino alle 3 e un quarto facciamo. Che dopo volevo fare un'altra live breve dove giocavo, però vediamo se il tempo me lo consente. Volevo fare due live, perché dobbiamo continuare Rayman 3 e Ark, il tramonto degli spiriti. E volevo chiedere al Viper chi c'è qua, insomma chi sta guardando, volete che continui Rayman 3 o Ark oggi? Un'oretta facciamo sempre. Quale volete che andiamo avanti, su quale? Scrivetelo in chat, così decidiamo. Allora, io qui mi si è accumulata un po' di roba perché mi si è accumulata della roba perché non ho avuto molto tempo. Devo sistemare qualche controller, qualche cosa. Intanto parliamo un secondo. Allora, poi la live sul gaming setup fatta bene, i consigli a modo. Adesso qui se avete dei consigli, domande da farmi su come collegare la roba, su come gestire le console in modo semplice ma efficace, come organizzare un po' la stanza da gaming e di cattura, streaming, senza spendere neanche troppo. Potete farmi queste domande e vi risponderò. Però uscirà un video dedicato, completo, che tra l'altro metà video sono io, metà video il dio del metal, ognuno a suo modo spiega come ha organizzato la sua stanza. Uscirà domani pomeriggio, poi insomma, se riesco a avere tempo un attimo di editarlo. E quello è il video dedicato, comunque uscirà a breve. Però questa è già una live di chiacchiere dove se avete domande personali potete farmele. E intanto si pulisce e si sistema la roba. Controller, perché qui c'è un casino di roba, vedete per terra laggiù? C'è un botto di roba da pulire. Facciamo un po' veloce, la sistemo perché se no qui non ci capisco più niente. Tra l'altro ho anche cambiato CRT, che non lo vedete adesso perché col telefono volevo mostrarlo, ma forse c'è un modo con l'altra webcam. Scusate, aspettate un attimo. Proviamo ad aggiungerla. Aggiungi webcam secondaria. Proviamo un attimo. Sì, ragazzi. Sono due webcam e allora facciamo così. Allora la metto nell'angolino. Dov'è che non rompe? Ah beh, lassù non rompe il cazzo. La mettiamo lassù, perché lassù non c'è un cazzo da far vedere. La mettiamola lassù. Sì, perché adesso delle no, facciamola lassù. Allora, aspettate un secondino. Facciamo così che non rompe le palle. Tipo così. Un po' le palle a Yoshi. Dai, così, via. Così mi vedete anche qui. Ecco. Si vede, no? Ah, una cosa, ragazzi. L'ultima cosa. C'è la musica, la voce, l'audio a posto. Perché ho bisogno di saperlo. Soprattutto, se sono qui si sente bene. Ma se mi allontano, mi si sente? Non lo so, chiedo. Fino a qua mi si sente? Ho un attimo a sentire io, ragazzi, scusate, ma però scrivetemi. Ho bisogno di saperlo, i volumi se vanno bene. Poi provo un attimo a sentire io. Scusate, Tanto guardo se la live va bene. Secondino. Io sento bene, da lontano vabbè, si sente di meno, però si sentirà qualcosa. Lo devo abbassare.
Vabbè, si sente di meno, però si sentirà qualcosa. Lo devo abbassare. Vabbè, si sente di meno, però la qualità sembra buona. Proviamo un attimo. Facciamo così. Ah, una cosa, ragazzi. L'ultima cosa. Scusate. C'è la musica, la voce, l'audio a posto. Perché ho bisogno di saperlo. Soprattutto se sono qui si sente bene. Ma se mi allontano mi si sente? Non lo so, Va bene. Fino qua. Va bene, dai, andiamo avanti. Si sente, si sente. Ok. A posto, verificato. Grazie anche per avermelo scritto, ma volevo verificare per conto mio. Ovviamente, ragazzi, sarà più basso il volume, però. Va bene così. Se è tutto a posto, continuiamo così. Allora, qui su Discord, no. Ok, dai, continuiamo. Allora. Bene. Tiriamo di mezzo sta roba. Eccoci. Se avete domande, mi raccomando, vi leggo, Mi metto un attimo... beh, ovvio, da lontano, perché volevo usare quello del telefono, ma non c'è stato verso. Va bene, ok. Allora, cominciamo con sta roba. Questo, ragazzi, vediamo che indovina chi è che indovina che cos'è. Poi te le faccio vedere anche qua. Cos'è? Ma siete meglio qua. Che cos'è? È un controller di che cosa? È wireless, ragazzi. Questo è un cavo di ricarica, però funziona wireless. Che cos'è, ragazzi? Vediamo che indovina. È un controller di che cosa? No, sbagliato. Un Xbox One. È della Retro Fighters. È un controller moderno per console vecchie. Wireless. USB? No, scusate, Bluetooth no, wireless, proprio wireless, con tecnologia wireless. Quindi c'ha input lag bassissimo. Perché console è, ragazzi, questo? Avete mai visto? È perfetto, è comodissimo, è wireless. Si ricarica 3, 2, 1 della PS1 e PS2. Infatti, se voi guardate qua, vedete lì che c'è il ricevitore verde dello stesso colore. Questo qui si stacca, si collega nella porta pad della PS1 e della PS2 intercambiabilmente. Si può usare sia su PS1 che su PS2 ed è perfetto, ragazzi. È un controller a bomba. Cioè, questo qui veramente... Cioè, e funziona anche con la PS3, mi sono dimenticato. Anche con la PS3. Però su PS3 non c'è bisogno di ricevitore, ma va direttamente col Bluetooth. Quindi deve essere Bluetooth per forza, perché altrimenti su PS3 non andrebbe. Ragazzi, e costa una cinquantina di euro. Però, ragazzi, tanta roba. Non ha input lag, la batteria dura un botto. È un modo per, diciamo, svecchiare le vecchie console, ecco, perché... e avete 3 console in una con questo: PS1, PS2, PS3. Quindi ottimizzate anche il numero di controller. Ovviamente poi, se avete i controller originali, tanta roba. Però questo qui intanto sponderatina, visto che non è che ce la faccio molto. Ma è già pulito, che ci dà. Lo metto qua perché poi li vedete tutti dopo. Sì, è vero, ha la forma del Pro Controller della Switch, effettivamente è vero. Questo, ragazzi, sempre della Retro Fighters. Dai, questo è più facile. Guardate i tasti colorati. Guardate i tasti colorati qua. È facile, dai, ragazzi. Che questo wireless, senza fili, batteria che dura un botto, sempre di una console vecchia che però la rende più moderna. Che cos'è? Intanto che rispondete vado a ho spostato un po' di polvere perché era pieno. Vediamo, ragazzi, chi coglie la citazione. Ma bentornati dal Demiurgo, ragazzi. Ma qualcuno si ricorda di me? No, è perché sono sparito dai riflettori. Ho trovato un lavoro che mi sta distruggendo l'anima e il cervello. Soltanto per gli intenditori. Questa citazione è soltanto per i veterani. Bravo, Viper. È la prima Xbox. Questo si chiama Hunter, mentre quell'altro là che vi ho fatto vedere prima si chiama Defender. Questo è l'Hunter Controller della Retro Fighters per la prima Xbox.
ed è una figata, c'ha la chiavettina e si collega all'Xbox, va anche su PC ragazzi, tutti questi controlli che vi faccio vedere funzionano anche su PC, quindi avete un controller che veramente lo usate su un sacco di piattaforme. Poi andiamo avanti, vabbè questo è il controller della 360 col cavo, tra l'altro oggi sono rarissimi quelli col cavo, bello lungo, che anche questo, madonna, ma qui c'è il mostro, aspettate un secondo ragazzi. Sono i mostri qua, c'erano dei ragni, tutto c'era. È stato lì per terra 2 settimane. Si hanno fatto il nido, tutti i belli insetti. Il boss e tutto, boss. Questo ragazzi è anche molto raro, dicevo, c'ha anche l'attacco della prima Xbox tra l'altro, nonostante vedete che c'è questo qua che si stacca quando in caso uno ci inciampa contro. Però è della 360. Cosa abbiamo? Cosa abbiamo da fare? Allora, poi abbiamo, vabbè, controller rosso della Wii, il Nunchuck. Questo è bellissimo, questo è il Wii Motion Plus Inside, quindi è la versione migliorata, più precisa per il Wii Motion Plus. Molto ragazzi, mi sono ricordato oggi che non vi ho mai fatto poi il video sulla Wii, non sono mai riuscito a farlo. Lo farò prima o poi, però c'è tanta di quella roba da portare che poi sto finendo a casa, come avete avuto modo di vedere, e lì insomma sono un po' intasato di roba, però sto continuando a portare roba lo stesso. Tra l'altro scusate un attimo, guardo sul telefono, mi è scritto qualcuno perché mi guardate roba se perché lì. No, a posto. Ok. Se lo lasci 5 giorni nel cassetto da qualche altra parte ci nascono i xenomorfi. È vero, è vero, è vero. È vero. Mamma mia. Poi, ragazzi, poi c'è questa roba. B-Simulator della 360 che l'ho comprato insieme a Dead Metal a Pistoia. B-Simulator. Devo provarlo. Oh, ti zoom, ecco, fai il focus, bravo. Questo, tanta roba. Doom 2016 della Xbox One. Focus, focus, focus. Ce la puoi fare? Focus. No, Vabbè, si vede, dai. Doom 2016. Questo ho comprato nuovo, ragazzi. Ho pagato un po', però li merita. E poi Star Wars il potere della forza. Della 360, questo l'ho preso per la mia ragazza. Bella roba anche questo. Vedete. Stacchiamo qualche altra robetta qua perché c'è un bordello. Allora, il NES, controller del NES. Lo mettiamo qui, perché qui ho fatto degli esperimenti infernali. Il mattoncino. Il mattoncino. E poi ragazzi in questa live devo anche attaccare, non so come cazzo fa, userò l'altra webcam, adesso io l'altra webcam poi la sposterò perché devo fare vedere i collegamenti che faccio, di dietro devo collegare tutto al BBM, il Sony BBM, e quindi lì vedrete della roba, delle chicche interessanti, perché vedrete questi cavi che adesso colleghiamo insieme, proviamo la Mega TV professionale da Retro Gaming, CRT Mega professionale, che ha un BVM da 20 pollici in alta risoluzione della JVC, BVM con le casse incorporate, che l'ho trovato a un prezzaccio, sono dovuto andare a Firenze. Dirvi che si vede bene o ottimamente è un ridimensionare la qualità, veramente. Cioè, adesso voi vedrete, una cosa allucinante, vedrete.
Datemi un attimino che tolgo di mezzo sta roba, perché ho bisogno di ordinare un secondo. C'ho ancora due controlli, no, ce n'ho uno. Beh, quello del GameCube lo devo spolverare. Comunque ho bisogno ancora di sapere, ragazzi, dopo cosa si porta? Non ho ancora capito. Portiamo Rayman 3, continuiamo? Oppure Ark? Vai per Voice, chi altro c'è? Votate. Fra 45 minuti andiamo avanti. Andiamo avanti. Così almeno si continua i giochi, perché è troppo tempo che ero sotto la parte. Ho bisogno che votiate. Faccio dei cari vecchi mentre al posto. Allora, questo è un adattatore multipresa per americani, giapponesi, tutto. L'avevo comprato per il New One, poi però alla fine ho trovato un downstep converter che alla fine non mi serve perché c'è già l'attacco, quindi questo lo metterò via. Poi questa che cazzo di roba è? Scusate ragazzi, ma vado a mettere via sta roba perché sennò qui mi confondo. Avete scritto? Faccio decidere a Viper. Viper, decidi. Viper, decidi. Ma sapete cosa? No. Ma quasi quasi. Potrei fare anche il torneo. No, il torneo lo faccio in un video a parte. Viper, hai capito cosa mi riferisco adesso? Dopo capirai. Cioè, ma immagino che tu abbia già capito. Poi Silent Hill 4 The Room per Xbox, ragazzi. La prima Xbox. Lo vogliamo mettere. Cioè. Tanta roba, col manuale, tutto, Questo è veramente uno dei miei giochi preferiti su Survival Horror, uno dei miei preferiti, veramente. Forse il mio preferito è tutto sempre. Politicamente scorretto. Vabbè. Cos'è, ragazzi? Il vinile dei Batussi. Siamo i Batussi, ne siamo i Batussi. E c'è la N-word che non si può dire qua dentro, ma all'epoca ragazzi era normale. Sarebbe normale anche adesso in realtà, perché come fai? Cioè, boh, io non lo so. Io non lo so ragazzi, c'è un rimbambimento generazionale dove si fanno le cose peggiori mai fatte che in altre generazioni, eppure non puoi usare certe parole, io non lo so. Vai per allora, decidi. Cosa portiamo? Ark o Rayman 3? Ah, DDM, se ci sei, del metal. Beh, guarda cosa c'ho qua. Tutti vuoti, PS1, CDR. Ti servono a te questi, ti servono. Ti servono, io li ho usati per... Cioè sia CDR che DVDR, per il nuovo un po'. Perché mi servivano anche per il nuovo, per... Adesso non mi servono più. Guarda, ancora un pochino. Sono qua. Probabili, però ci sono. E ok. Poi abbiamo ragazzi questa roba che la volevo usare per i video del nuovo. Lo devo ancora provare, Questo qua è lo stand girevole per fare le riprese fighe con le console, no? Questo qua, quello che gira. Avete presente il tavolino girante? Con le batterie? Quello lì. Non ho ancora provato. Poi qua abbiamo dei ricambi del Nuon. Tutti i condensatori di ricambio, guardate. Sono rarissimi. Li ho comprati perché sono rarissimi. E anche la cinghia del carrello disco, perché è molto importante averla di ricambio. Perché se si rompe il Nuon, ragazzi, sono fottuti. Trovare i pezzi è terribile. Ok. Questo è il back, questo sapete già. Quelle scatoline le metto a posto dopo. Io direi, cioè ho ancora il controllo del mio Geo. Diamo una pulitina, lo metto via.
fagiolone. Il fagiolone, il bean controller, quello del Neo Geo CD in realtà questo qui. È la seconda versione del... perché la prima versione, ragazzi, è questo. Il stick, quello grosso, rettangolare. Questa è la versione più piccola, più moderna dell'arcade stick Neo Geo. Quello lì è del Neo Geo Ice, questo è del Neo Geo CD. Ma funziona ovviamente intercambiabilmente su tutte le piattaforme console. Questo tra l'altro è di ottima qualità. Sentite? Sentite? Lo stick? I click? Bello grosso, comunque. È quello dove c'è la pubblicità che stanno giocando in due e c'è la tipa giapponesina che per battere il marito apre le gambe, il marito guarda, poi perde. Se vi siete persi quella pubblicità, guardate la live sulle pubblicità che ho fatto tempo fa e la potete recuperare. È una pubblicità mitica quella lì, ragazzi. Veramente, veramente, veramente. Ok. Tanto la roba l'ho messa qua, quella sistemo dopo, la metto via dopo. Però intanto era per toglierla dai coglioni e metterla via perché sennò poi in mezzo ci si inciampa della roba che c'è. Poi dopo offline la metto via. Allora io direi che... no, c'è ancora una cosa ragazzi, c'è ancora una cosa, aspetta che la tiriamo via. C'è questa roba qui che mi rompe il cazzo altamente. Ci spero del canale. Hai dato però che posso. Madonna. Dimmi di sì, Questo qua è il controller, quello più moderno del Nintendo 64. Allora, la prima versione l'ho ancora del Neo Geo, credo sia in cantina. Eh beh sì, quello lì è tanta roba. Io ce n'ho uno. Ce n'ho uno, versione proprio Neo Geo Ice, e ce n'ho quello del Neo Geo X USB. Devo mettere questo, ragazzi. Vabbè, anche questo, poi che vedo. No, vedo che qua ragazzi è il controller più moderno che ti ho fatto vedere del Nintendo 64, che tra l'altro questo è comodissimo, è sia Rumble Pack che Memory Pack, è due in uno, però si può fare una funzione alla volta con le batterie, e lo uso sul Nuon perché il Nuon, i controller del Nuon costano un fottio, non si trovano più. Con questo avete l'adattatore da controller Nuon a Nintendo 64 e sta a posto. E quindi lo uso sul Nuon. Ma si può usare anche il controller del Nintendo 64 normale. Quando Dead Metal viene da me a fare lo schiavo, si giocherà al Nuon. No, mi sa. E allora colleghiamo la TV, ragazzi. Colleghiamo il BVM che lo proviamo. Santa madre di Dio! Madonna. Ecco. E poi qua c'ho l'Xbox Crystal che devo ancora provare. Che ieri ragazzi si è smielato. Ieri The Newb ha tirato giù miele. Se qualcuno di voi lo vuole me lo dite. Me lo dite, Viper, Voice. Vabbè, Voice, io te l'ho già detto. Il problema di spedire il miele da te è che costa un botto la spedizione. Non so neanche se ne vale la pena. Però Viper, Company, Zigo, G del Metal, Federico, Stone Sebastiano, insomma, quelli che voi ci si vede dal vivo. Se volete del miele o delle uova, io ce le ho adesso. Cioè, le uova ce le avevo già. Miele, adesso ce l'ho. Altissima qualità. Grande Mad Dog, grazie per essere iscritto. Benvenuto, benvenuto tantissimo. Spero che tu commenterai, magari mi chiederai qualche consiglio, visto che ti sei iscritto, immagino per chattare, credo. Comunque anche soltanto per seguire, a me va benissimo. Allora, aspettate un attimo, mi sono perso. La Neo Geo X più avanti la vorrei recuperare. La Neo Geo X è tanta roba.
se va bene, ovviamente il meglio del meglio resta il Neo Geo Ice con l'Everdrive, ma ragazzi, tra il Neo Geo Ice con due controller andate a spendere sugli 800-900 euro. Se poi lo volete anche con l'RGB migliorato, perché il Neo Geo Ice di base c'ha l'RGB abbastanza bruttino, va amplificato. E poi spendete altri 700 euro di Everdrive, praticamente 1500 euro per avere un Neo Geo. Allora fate come ho fatto io, se no vi prendete una Neo Geo MUS consolizzata, la slot con le porte, con l'RGB già pulito, vi mettete la cartuccia 161 in 1, quella azzurra che è l'ultima versione che vi consiglio, oppure quella gialla che costa sui 40-50 euro, spendete 300 di quella, con 400 euro avete tutto invece che 1600-1500, è 4 volte di meno, è comunque tanto, ma tra quello e un Neo Geo X non so quale sia meglio, perché Neo Geo X costa anche di più se non mi ricordo male. Però dopo valutate voi, perché Neo Geo X è portatile, è una consolina portatile, che poi ha la scocca del Neo Geo Ice. Dopo scegliete voi. Io mi trovo benissimo con il Neo Geo MUS, che poi tra l'altro c'ha l'Unibios, ecco, ci mettete l'Unibios 4.0 e potete usarlo anche in modalità Ice, quindi avete due console in una con un quarto del prezzo. Quale sarà la tua prossima console che prenderai? Allora, la prossima console, adesso io sto fermo perché ne ho un botto, non riesco neanche a usarle tutte, perché elenchiamole un secondo, scusate. Neo Geo, scusate, NES moddato RGB, con tutte queste hanno Everdrive o ODE, Optical Drive Emulator, quindi ho tutti i giochi sopra. NES, NES, Super Nintendo, Master System, primo modello ovviamente. Tra l'altro Super Nintendo è one chip, modello raro. E poi c'è il Mega Drive prima versione, con anche lì l'Everdrive che uso anche il Mega CD. E tra l'altro tutte queste console hanno la moda a 60 Hz, quindi sono tutte NTSC praticamente. Poi abbiamo il Sega Saturn, anche questo moddato, inutile che vi sto a dire. Abbiamo la PS1, il Nintendo 64, il 3DO adesso, Panasonic 3DO, che ce l'ho lì però ancora perché devo farci la mod RGB, perché è l'unico che non ha la mod RGB e non so come cazzo inserirlo nel mio setup, perché va di S-Video ed è scomodo per me. Poi che cazzo siamo arrivati? Beh, poi c'è la PS2 FAT con l'hard disk, la vedete lì. Poi abbiamo il GameCube col Game Boy Player. Abbiamo la PSX giapponese, quella bianca, bravissima, modificata anche quella. Abbiamo il Nuon. Abbiamo il Dreamcast. Abbiamo l'Atari Jaguar con l'Everdrive che fa anche Jaguar CD. Poi abbiamo una Super Gun per gli arcade, ci collego tutte le schede arcade lì, a cui ci attacco anche il Game Crystal, che è quell'hardware che vi ho fatto già vedere nella live. Abbiamo il cabinato qua con tutti gli arcade. Abbiamo la Wii, abbiamo la PS3, abbiamo due Xbox 360, tra cui una modificata RGH, abbiamo una Wii U, abbiamo abbiamo l'Evercade DS, poi ragazzi tutte le portatili. Abbiamo la PS4, abbiamo l'Xbox One, abbiamo Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, DS, DS Lite, DSi, abbiamo 2DS, Neutral DS XL, PSP, PS Vita, due Evercade portatili, la prima versione, l'XP, cioè ragazzi basta, ne ho troppe, non so, non riesco a starci dietro, mi mancherebbe, avrei voluto tanto. Vabbè, poi Neo Geo MUS, ecco, mi sono dimenticato anche quello. Che cazzo mi sono dimenticato? Basta. L'Xbox Crystal. Basta, l'ho detto tu, credo, Ah, il Vectrex. Basta, ragazzi. Io poi c'ho due TV tubo catodico della Madonna, una 31. Cioè, ragazzi, io non ci sto più dietro, basta. Cioè, io veramente non so neanche più dove mettere la roba. Ma a parte quello, non ha senso continuare a accumulare se poi non hai il tempo da dedicarci in modo decente. Cioè, ti incazzi e basta. Poi sono il PC da gaming. Tra l'altro. Quindi, a me sarebbe piaciuto ancora prendere un Philips CDI e una Amiga 500. Ma chi se ne? Va bene così. Va bene così. Andiamo avanti, scusate. Adesso andiamo a attaccare il monitor, Quindi ragazzi adesso sto fermo. Almeno fino alla fine dell'anno non compro più console.
Ce n'ho troppe. Tra l'altro infatti sto smerciando quelle doppie che ho, come sapete. Anche Viper lo sai che l'ho spennato. Avevo 2 PSP, che cazzo me ne faccio 2 PSP? Da me è improponibile, forse nel pacco della PS3 e la consolina. Cosa? Ah, beh, sì, beh, certo. Certo, la PS3. No, ma infatti il miele... Ok, ti spedisco PS3 consolina, certo. Grazie per esserti iscritto, Mad Dog, ti ringrazio ancora. Ciao, non so quanto ti conviene la mia iscrizione, sono un tipo molto polemico. Non me ne frega niente, ma tu sei sempre nel canale di Igor, vero? O sbaglio? Mi ricordo sempre che sei spesso nel canale di Igor, perché io tutte le live di Igor le seguo, lo sai che sono amico di Igor, tutte le volte che si può si fa una live. Quindi mi ricordo che sei abbastanza polemico, però a me fa piacere. Per me le critiche sono il modo migliore per migliorare. Non faccio come la maggior parte della gente che insulta, non fa veramente critiche, oppure se ricevono critiche mandano a cagare e insultano. Per me la critica è costruttiva. Io vi consiglio altamente di stare alla larga dai canali che se voi li criticate, vi fate notare delle cose, invece di darvi ragione oppure diciamo arricchirvi del vostro punto di vista, vi insultano, vi sparano merda addosso, vi mandano a cagare. E sono tanti canali così. C'è da dire che più sono famosi più lo fanno. Un secondo, che finisco di leggere. No, io sono molto contento che tu ti sia iscritto. Perché no? Tu sei una persona... Già solo se segui Igor, già questo vuol dire. Allora, ma la versione 161 in 1 versione 3 ha ancora problemi nei giochi? Purtroppo sì. Risolve problemi di alcuni giochi, ma ne mette altri. Per esempio, se mi ricordo bene, Blues Journey sulla versione 1, quella gialla, non partiva neanche. Qui parte ma non ha l'audio. Però ragazzi, c'è il Neo Geo, per fortuna si può emulare a bestia. Cioè io qua c'ho il cabinato col PC, Batocera o Retrobat col CRT. C'hai la Jamma SD, ragazzi. Non hai input là, cioè lo gioco qua Neo Geo. Quindi quei pochi titoli, ovviamente se avessi l'Everdrive, la cartucciona, quella serie da 600 euro, non avrei quei problemi. Però ragazzi, capite che spendere tutti quei soldi per del Neo Geo, cioè per una multicard Neo Geo che ormai lo emuli ovunque, lo emuli anche abbastanza bene, capite? Poi c'è già il cabinato, quindi me ne sbatto un po'. Prima o poi, quando avrò soldi da buttare, magari, però non adesso, ecco. Però la versione 161 in 1 versione 3 è molto meglio. La DS Lite la vendi ancora? Certo che la vendo. Ce l'ho lì, te la ricordi, no? La DS Lite ce l'ho lì, quella nera, sì, con l'R4. Dall'R4 fai partire i titoli DS, e poi c'è lo slot sotto, e anche gli emulatori partono dall'R4, perché puoi selezionare emulatori NES, quelle cosette lì, e c'hai lo slot GBA e Game Boy Color, Game Boy Advance sotto. Quindi vai, per se la vuoi me lo dici che fra un mesetto, metà ottobre, vengo lì ancora, ci troviamo col dio del metal e tutti, e vediamo di... insomma, te la tengo. Se tu mi dici che la vuoi te la tengo, se no se trovo da vendere la vendo, ecco. La vendevo a 50-60 euro, giù di lì, insomma. Ti mancano PS5, Xbox Series X e Switch. Non me ne frega un cazzo. Sinceramente, non me ne frega un cazzo, perché PS5 Xbox Series X vado di PC, perché praticamente tutti i titoli migliori ci sono anche su PC. Piuttosto mi rifaccio un PC più potente, che già ce l'ho decente, però ha già degli anni. Preferisco investire soldi in quello, piuttosto. Non me ne frega niente. Forse fra 10 anni le comprerò, se le voglio comprare. La Switch potrebbe un pochino, ma è un cazzo di tablet, non mi appassiona. E poi la emulo sul PC ed è molto meglio, molto più potente, gira tutto, che cazzo me ne frega, cioè, dico la verità, cioè. Posso dirlo? È una console che non mi affascina, sinceramente. Non è neanche una console, è un tablet. È un tablet con delle leve, alla fine. Esatto, io da tanto che non avevo una PSP. No, ma infatti hai fatto benissimo, Viper. Ovviamente poi se avrai più soldi potrai anche prenderti una PS Vita. Però la PSP è sicuramente la miglior portatile di qualità buona, rapporto qualità-prezzo. Cioè, e ci emuli tanta roba. E poi giochi tutti i titoli PS1, PSP. Beh, adesso sono disponibili 2 cloni del Mister FPGA a soli 100 euro, 160 euro. Ma dici del... del Mister, sì. Ah beh, sai che non lo sapevo. Quello lì sarà sicuramente il futuro, perché emulazione hardware è il futuro, c'è poco da fare. Però, per ora, finché va la roba originale, si va di quella. Poi dopo, più avanti, uno farà le sue scelte. Seguo Igor ormai da un decennio, mi fa piacere. Adesso ragazzi, finisco la chat, poi mi alzo perché facciamo il collegamento, perché siamo già a mezz'ora.
Vai, ci sto per la DSLA, ci stai? Ok. Vai, ti farò 60 euro, ma soltanto sai perché? Perché il problema è che io venire lì spendo 40 euro d'autostrada. Cioè io vengo lì, cioè anche il dio del mentor gli ho dato la PS1, me la sono bruciata con l'autostrada, capisci? Cioè è solo per quello. Ti chiederò 60 euro, ecco. Ti ricordi c'è anche la sua cover, c'è il pennino nuovo. Perfetto, è perfetto. Il caricatore, c'è tutto. Te lo porto, dai, te la tengo, un mesetto l'avrai. Se vuoi te la preparo anche con qualche gioco sopra. Ti metto una micro SD. Cioè, se mi dai 70 euro ti metto anche qualche gioco sopra. Te la preparo già con pronti giochi. Dimmi te, è una micro SD da 8-16 giga, così ci metti della roba. Se invece la vuoi così te la faccio a 60. Dimmi te, decidi tu. Tanto ma... Vabbè. Ci sto per la DS Lite. Beh, io non sono molto in collera con certi canali. Hanno alimentato troppo il desiderio del retro gaming, ingolosendo i 40-50 anni che oggi acquistano a prezzi folli. Io ce l'ho in collera proprio per quello, devo dire la verità. Però vabbè, chi se ne frega. Io guardo il mio, faccio il mio e basta. Non mi interessa più, basta. È controproducente, l'ho capito. Io i canali contro cui ho voluto scagliarmi si sanno. Ho dichiarato la mia posizione. È inutile che insisto. Penso alle mie cose, porto avanti cose costruttive. Perché tanto qui le cose non cambiano a criticare, non cambiano. Chi vuole capire capisce, chi non vuole capire vada per la sua strada, io vado per la mia. Sicuramente anch'io farò un PC decente tanto e da un po' che non accendo PS5 e Switch. Beh, già il PC quello portatile di Zico è tanta roba, per partire. Io quel PC lì, madonna, per essere un portatile, cioè, è una bestia, quello lì è tanta roba e poi il prezzo è buono. 2 ore di strada ci sta. No, ma il problema è che ci metto 2 ore, poi devo fare altro 2 per tornare a casa. C'è l'autostrada, c'è il carburante. Cioè, c'è un botto di spese che devo considerare. Però io ci tengo a voi, quindi insomma. Mi dici poi in privato se ti va a 60 o 70 in base a quello che appunto mi hai detto tu. Cioè, in base a quello che desideri. Ti ho spiegato le due personalizzazioni. Ragazzi, ancora un quarto d'ora. E allora, vai per votiamo. Allora, adesso lo scrivo. Dopo. Dopo porto in live Ark, il tramonto degli spiriti, o si continua Rayman 3. Ok. Hanno fatto una bella cricca quei personaggi, si credono tutto loro. No, ma infatti, guarda, ti sei accorto, ti sei accorto. Io però devo dire una cosa, ma non farò nomi. Ci sono rimasto molto male per una persona che credevo genuina e che purtroppo non lo è. Ci sono rimasto molto male. Una persona che l'ho vista immischiata in questa cricca e soprattutto che non si schiera, ma che è ovunque, in modo un po' indifferente e... È una persona molto competente, genuina in verità, ma che purtroppo ha un problema e basta, che non dice mai di no. E invece in certi momenti bisogna dire di no, perché purtroppo sono persone tossiche, sono persone, queste altre dico, queste persone sono persone che non hanno veramente passione, che non sono neanche troppo competenti e hanno altri interessi. Mi dispiace per questa cosa. È una persona con cui io mi sento, che io stimo, però se devo fare una critica che faccio è quella. Non voglio dire altro. Chi vuole capire capisce, non scrivete in chat niente per favore ragazzi, perché insomma si capisce già. A posto. Dai però, votate per dopo, Allora, qui abbiamo fatto. Finiamo lì. Adesso uso l'altra webcam che vi faccio vedere dietro. Faccio vedere dietro. Cerco di mettermi... No. Facciamo Rayman 3. Sicuro prenderò il PC portatile di Zigo, quello della Razer, che anche te hai visto del mio. No, quello è tanta roba. Cioè, poi dopo decidi se vuoi un fisso, vuoi un fisso. Però secondo me... Bestiale quello lì, Bestiale. Cioè, io lo prenderei se avessi i soldi. Nel senso, se non avessi già questo, io lo prenderei. Che poi lo prenderei comunque perché questo qua ormai c'ha 8 anni, però.
Facciamo Rayman 3. Ok, voi se vota Rayman 3. Tu Viper cosa voti? Immagino Rayman 3 è il tuo gioco preferito. Poi un po' più leggero di Ark. Però Ark lo continuiamo, ragazzi, perché bisogna finirlo. Adesso io provo a fare uno switch. Cioè io adesso dovrò... proviamo un secondo. Webcam Rayman 3, vai, vai. Allora, vada per Rayman 3. Lo scrivo anche qua così non siamo dubbi. Rayman 3. Allora, adesso inverto le webcam. Webcam secondaria. Ci pare la spengo. Secondaria. Mettiamo qua. E la metto, trasforma. Allora, questa che risoluzione va? 720p, eh sì. 720p? Trasforma. Dov'è? Lo schermo. Eccoci qua. Ragazzi, si vedrà ovviamente peggio di quella. Però almeno riesco a farvi vedere. Almeno riesco a farvi vedere. Ok. Tanto mi si sente, no? Il microfono dovrei metterlo qua. Scusate, adesso io lo metto qui. E adesso, ragazzi, non ho modo di vedere la chat per un attimo. Però mi si sentono da qui, vero? La taglia di Jaguar sei riuscito a trovarla a un buon prezzo. Aspetta che ti risponda poi. No, allora, a buon prezzo dipende cosa intendi. Perché buon prezzo l'ho trovato a 600 euro. Però aspetta, completo di tutto. Alimentazione, cavo anche cavo RGB SCART, un controller e la Everdrive, la Game Drive per il Jaguar, con già l'SD e tutto il titolo, tutti i giochi sopra. Quindi 600 euro, ma anche spedizione compresa, Cioè, quindi ho trovato un affare in realtà. Poi lasciamo perdere come cazzo mi è arrivato spedito, che mi sono messo le mani nei capelli, non so come cazzo sia possibile che vada, ma si vede che il Jaguar è fatto da Dio, non so, bella robusta. È arrivato una scatoletta di cartone senza un minimo di imballo, sottile così, dove non ci stava neanche chiuso bene, è arrivato dalla Puglia. Ed è moddato, ecco, è moddato a 60 Hz, quindi ho fatto un prezzone in realtà. 60 Hz con lo Switch, tutto il peso della console era sullo Switch. E lo Switch aveva boccato il cartone, usciva fuori, ed è arrivato in quelle condizioni, l'ho visto, ho detto porca puttana, cioè bastava un minimo che si spaccassero lì e funziona tutto. Io non lo so, un miracolo. Direi di sì che è un buon prezzo per tutto quello che ho preso. Non ha scatola niente, ma chi se ne frega, cioè nel senso è già tanto così, ecco, è importante giocare. Nel senso, io sono così, non sono un collezionista di quel livello lì, di quel tipo lì. Allora ragazzi, adesso però andiamo dietro là, andiamo qua dietro. Aspettate. Io metto il microfono qua, mi si dovrebbe sentire. Adesso la webcam la giro, ok, vi dovete vedere. Tanto è tutto schermo, no? E una cosa, finestra di avviso e fare qua. Si vede? Dei tasti, vedete? Sì, Windows 11 con la scheda video AMD Radeon R9 380. Ah, scusa, mi si sente male? Scusate. Perché devo spostare qua, aspettate. Allora, ripetiamo, scusate. Allora, sto cabinato ha un monitor CRT da 28 pollici. Non mi ricordo la marca del tubo. Però c'è
l'elettronica Antarex nuova, che ho recuperato grazie a Raffaele Oliarca, che è un amico di Igor, lavora all'Antarex, ha lavorato all'Antarex. Prima c'era una scheda elettronica Intervideo di Napoli, molto scrausa, fatta male, che si surriscaldava perché praticamente vicino al degauss, lo smagnetizzatore, arrivava a temperature allucinanti, non c'era neanche un raffreddamento adeguato. Ci ho messo una mega ventolona dieta, però non bastava. Mi si è bruciato varie volte, mi sono rotto i coglioni, me la sono comprata e l'ho tutto rinnovato. Abbiamo cambiato l'elettronica del monitor, quindi adesso il monitor è perfetto. 15 kHz, ovviamente. Classico. La gettoniera non la uso, disabilitata. Tutta la cavetteria e cablaggio Jamma nuovo, anche il pettine bello schermato con le gommine, tutto perfetto. Poi c'è un PC con, anche tutti gli switch dei tasti nuovi, le leve Seimitsu, buonissima qualità, quelle a corto belle corte, quelle belle reattive. Poi c'è il Jamma SD che diciamo collega il PC, fa da interfaccia tra il PC e il cabinato. E il PC è allora è un i5, la CPU, adesso non mi ricordo che generazione, la RAM 16 giga, va benissimo. C'ha l'SSD da 1 tera, poi si è installato a Battocera una delle ultime versioni, anche se devo aggiornarlo. Quindi si avvia così. E poi c'ha la scheda video è una AMD R9 380, che è la più potente scheda video che consente i driver CRT a 15 kHz. E si ha risoluzione native in 240p e in 480i. Nel senso, i giochi più vecchi vanno in 240p o in 224p, in base il Neo Geo c'è un'altra risoluzione ancora. Ok. Per quanto riguarda Naomi, Atomic Wave, il Model 2 vanno in 480i, insomma vanno in interlacciato, perché non è una... In realtà questo è anche il monitor che supporta a doppia frequenza, supporta anche il 24 kHz, ma non l'ho mai usato il 24 kHz perché dicono che si danneggia a fare molti cambi. I giochi a 31 kHz, Naomi e compagnia bella, ovviamente li gioco in interlacciato, perché ci vorrebbe un altro cabinato a parte, oppure ci vorrebbe un monitor a 3 frequenze, ma costa l'ira di Dio, lasciamo perdere. No, è corazzato benissimo, io sono contento, contentissimo. Ecco, quindi a posto, dai, andiamo qua dietro che ormai è ora per fare sta prova, ragazzi. Adesso mi metto qua, il microfono è qui, mi si sente, confermate, giro la webcam, sposto, scusate, la vediamo, si vede, no? Che cazzo posso farvi vedere? Guardate qua dietro, non si vede qualcosa, lui è totale. Mi sa che devo prendere il telefono, scusate, faccio la torcia. Se no non si vede. Aspettate un attimo. Torcia, eccola. La ciabatta con dietro, guardate laggiù. Qui c'è il RetroTink 5X, lo scaler qua sotto. Per cui abbiamo un botto di roba, abbiamo tutte le ciabatte scarte, scusate, ho citato un hardware diverso. Le bandwidth di centraline RGB, scarte RGB, di switcher RGB switcher, SVB 7725, sono le versioni migliori. Poi qua sopra abbiamo uno SCART splitter che sdoppia i segnali sia per i CRT che per lo scaler, li manda in varie parti. Qui abbiamo il modello a 3 porte, quello SVB 7723. Sono sono switcher manuali, non quelli automatici, perché non rovinano la qualità. Però dovete tenere i cavi corti, cioè non cavi lunghi, altrimenti perdi qualità. E qui abbiamo... Scusate, vi tolgo. Ecco, questo ragazzi è l'adattatore da Nuon a controller Nintendo 64. Perché il Nuon è qua sotto.
sono invece gli switcher component. Gli switcher component che, allora, è uno in realtà, è questo. Tutte le console component vanno qui, quindi ci vanno. Qui ragazzi praticamente ci va la Wii, c'è qua, ci va, le altre non le vedete perché sono davanti. C'è la Wii, la Xbox primo modello, c'è la PS2, c'è il nuovo che è il component perché è il modello americano, c'è il GameCube che usa il cavo component originale. Che cazzo c'è il component? La PSP perché con lo schermo poi lo posso filmare, penso di aver detto tutto. La PSX giapponese, anche quella, e basta. Poi vabbè, quelle più moderne vanno in HDMI, PS3, 60 eccetera. Però poi tutto questo component per comunità viene convertito da questo scatolotto qua, lo vedete? Questo qui è della Retrotic, si chiama Comp to RGB. Cosa fa? Vedete che c'è il coniglietto? Converte tutti i segnali component in RGB, poi vedete esce in SCART e poi va tutto nelle centraline SCART da giù. Quindi poi alla fine tutte le console, anche quelle che escono in progressivo a 31 kHz, quelle più moderne della sesta generazione in poi, ce le ho tutte in RGB SCART e posso giocare sui CRT. Sui CRT che ovviamente supportano 31 kHz. Qui ne ho due di CRT. Ho questo qua che è il BVM della JVC che è a 15 kHz, quindi gioco solo le console più vecchie. Invece quelle che sono component posso giocarle anche qua, perché ne vedo in 31 kHz, perché questo qua è un monitor VGA della l'AC Electron da 22 pollici e quindi il GameCube, il Nuon, l'Xbox il primo, la PSP, la PSX, la PS2 posso giocarle qua a 31 kHz. In realtà anche il Dreamcast, perché il Dreamcast ha un cavo SCART RGB e va a 31 kHz, quindi posso giocare anche lui. Perché ci sono anche dei cavi SCART RGB per alcune console, tipo il Dreamcast, che funzionano anche a 31 kHz. Quindi non è tanto il cavo che in realtà indica il tipo di segnale, è proprio il segnale che può essere. Voi potete avere un RGB in un cavo component, perché in realtà il component non è un segnale, ma il segnale è YPPR o YCBCR, dipende dal formato. Oppure potete avere anche dei segnali a 31 kHz con uno scarto RGB. Comunque, questo invece è una schedina che regola la posizione, luminosità, insomma vari settaggi per i CRT, molto comodo invece di entrare nelle sale. E qua abbiamo tutti i connettori BNC che lo dobbiamo attaccare, adesso vi faccio vedere. Io ho questo SCART, questo, che va, deve andare lì, adesso poi vi faccio vedere gli adattatori, vi faccio vedere. Sto scrivendo qualcosa. Ah, ragazzi, si continua a sentire bene anche il suono di dietro, si vede bene, cioè, sta a posto, state seguendo, sta a posto, no? Aspetta un secondo, datemi una conferma. Mi sento. Senza ragione. Ah, niente, ho letto una cosa, ragazzi. Allora, se si sente bene, facciamo sta ultima cosa e poi basta. Allora, qua cosa abbiamo? Abbiamo queste cose. Cerco di farlo vedere. Guardate. I BNC. Questi qua sono i BNC. È un cavo, un adattatore. Non si riesce a farlo vedere bene però. Facciamo vedere. Un adattatore. La SCART femmina a BNC. Abbiamo 4 per il video. Vedete? Abbiamo R, G, B, red, green, blu e il giallo. Il giallo è il sync. Ci vuole anche il sync. Qua è un C-Sync, un composite sync, quindi è un sync puro separato, esterno, che è quello che garantisce la qualità migliore. Poi abbiamo i due audio, canale destro e canale sinistro, RCA normali. No, non RCA, cazzo dico, sono sempre... No, sì, sono RCA. Quindi sono 6 collegamenti.
Sono di tipo BNC questi, vanno attaccati nel BVM. Esce in SCART femmina. RGB, qualità. Il segnale è quello. Poi abbiamo questo che ci consente di collegare i due RCA dell'audio in un unico input, perché è mono, ragazzi. Il BVM è mono, quindi bisogna farli confluire in uno da due canali. E poi abbiamo, molto importanti, questi sono 4 terminali, 4 da 75 ohm. Adesso non riesco a farli vedere. Si legge maledetta te. Dai, devo nascondere la faccia forse. E fammi vedere 75. No, possibile. Quasi. Madonna cara, sono riuscito prima. No, vabbè ragazzi, sono da 75 ohm, sono 4. Cosa servono? Servono per regolare la luminosità e cioè servono per sistemare l'ottimizzazione dell'immagine e la qualità dell'immagine. Vanno messi negli input vuoti di quel, cioè negli ingressi di quegli input vuoti. Adesso vi faccio vedere. Colleghiamo quella roba, vediamo com'è, se funziona, poi termino la live e più tardi faccio la live su Rayman 3, ok? Se avete domande, io adesso non posso rispondervi perché sono là dietro. Ecco. Tra l'altro, ragazzi, 75 ohm, non volt, come qualcun altro ha detto. Vabbè, cioè, nel senso, c'è chi confonde i volt con gli ohm. Comunque, nonostante hanno equipe di editing della Madonna, un sacco di iscritti e roba, io, ragazzi, sta frecciatina la devo tirare, però, cioè, dai, non si può. Cioè, noi siamo qui che sta cercando di fare video degni, fatti bene, oddio, non a livello di etico, magari possono farlo loro, però di dare informazioni corrette. La cosa più importante è dare le info corrette, non la forma. La forma viene dopo, ma soprattutto se uno ci vive, uno la forma può curarla tanto, se hai veramente il tempo di vita per potercelo dedicare. Invece qui le persone confondono, dicono il tuo video non è editato bene, gli effetti, colori, ottimizzati. Ragazzi, quelle sono cose che fa che ci vivo. Però i miei video non si può dire che siano fatti male a livello di contenuti. La cosa più importante, si chiamano contenuti. Noi siamo creatori di contenuti, non di forme. Contenuti. Conta la sostanza, non l'aspetto. L'aspetto estetico viene dopo, se c'è meglio, ma non è la cosa principale. La grafica o quel che insomma, avete capito. Andiamo avanti. Allora, adesso devo chiudere sta webcam e mettere la... Eccoci. Ci siamo. Si vede? Andiamo a collegare sta roba. Adesso cerco di mettere una posizione che voi possiate vedere. Si vede qualcosa. Dunque, guardate ragazzi la TV, guardate il modello. Ok, celeste, è un modello tra l'altro molto raro, cioè è raro trovare. È uno dei pochissimi modelli RGB della JVC. Devo abbassare la inclinazione, scusate, ma avete un po' il mal di mare. Modalità mal di mare on. Si vede qualcosa. Più di così non posso abbassare. Dai. Allora. Attacchiamo. È bello se riuscissi a vedere anch'io dove devo attaccare. Allora, mi tolgo il cappello per vedere il cazzo. Allora. Vediamo i punti che si tolgono. Cavi l'abbiamo qui. Partiamo dal colore, dal video. Stessi con la testa. Allora, video.
RGB compro. Video A, YC e audio. In, out, perché fa anche out, ragazzi. Io mi sa che devo andare green, blue, red, dov'è? Sì. Allora devo andare così, ragazzi. Devo andare. G e green. Allora, G e green. RGB. Andiamo in RGB. Attenzione RGB. Si inserisce e si scusate, cioè è un tipo di connessione strana, non so, c'è un dentino, va inserito e piegatemi che fa là. Poi c'è B e blu, blu, questo. Non riuscirete a vedere un cazzo, lo so, però non dico che è così. Qualcosa che va provata per capire, perché se no non si capisce. Boh, e poi sotto c'è il red, il rosso. Quindi il rosso. Sto cercando di mettere i nomi ingarbugliati il più possibile perché rosso maledetto. Si va? Ok. Manca il C che va messo di là perché lì abbiamo video A, video B, ma questo è il composito. Video A e video B. Quindi andare sul C. Sempre nella sezione in, quella che entra. Non l'out, il sync va qua. Ok, poi c'è degli O, 5 qui su RGB per usare anche un po'. Manca l'auto, ragazzi, l'auto. Mi serve quella tattatura. Eccoci qua. Mi serve questo qua. L'audio. Audio. Adesso bisogna guardare su. Da guardare, avete questi. Questo qui è il audio, quello che va là. Noi dobbiamo prendere l'audio da qui. Praticamente questo audio qua sopra in out lo prende dal composito. Invece se noi seguiamo questo schema va qui. RGB. Sotto invece no, no, questo è fuori. Entra e esce dal cassa. Poi c'è anche out, se no, essendo mono non ce ne frega niente. No, non ci posso sbagliare. No, sbagliato, è l'adattore corretto. Non è quello. Niente, non è quello corretto. Sembrava uguale. È più uguale. Metterò su un canale. Facciamo così, lo faccio così. Diciamo. Adesso devo accenderlo e devo capire se ci vuole. Ah, ecco, mi manca la limitazione. Devo attaccare.
scarpe. No, no, no. Sì. Se vada bene così, ti vogliono terminare, che devi fare così. E terminare questa seria scala. Attenzione a non confondere mai Scarpes e il P21, se no bruciate tutto. Vabbè, manca solo la limitazione della devo recuperarla. Devo recuperarla. Serve un cavo da vicino. Adesso spostiamo qua. Fantastico. Io ragazzi adesso i collegamenti non li ho fatti a modo perché tanto è trasferito. Nati? Sente basso, lo so, adesso a posto. Mi serve il cavo da PC. Mi serve il cavo da PC. E poi ci siamo, perché questa tipo sa che mette con un cavo da PC. Mettiamo questo qua, microfono così mi sentite meglio. Sento bene la tua voce, sto cagando, si sente bassina. Lo so, ma perché ero là dietro. Ma fa schifo quel microfono lì. Comunque ho fatto, non sono più là dietro. Dopo DDM riguardati tutta la live perché ho detto delle cose importanti, che riguardano te, cioè nel senso, che riguardano anche noi. Cosa avete detto? Adesso dovete sentire, ok. Allora, si prova la TV della Madonna in diretta, il cavo da PC. Secondino, che lo trovo. Lo avevo da qualche parte, anche la PC maledetto. Non l'ho qui. Non ce l'ho. Non ho un cavo da PC maledetto qua. Ce l'ho davvero? Una cosa che mi manca. Io lo trovo. Devo saccheggiarlo al Windows XP. Aspetta. Vediamo se qua dietro forse c'è. C'è un cazzo. Dietro non c'è un cazzo. Devo andare a recuperare, non so dove, sto pensando. Pensavo davvero da qualche parte, non ci sbaglio. Sapete che vi dico? Uso quello dei Game Crystal, perché Game Crystal non lo uso così mai, uso quelli. Una cosa che serve la forbice. Arrivo subito, sfascetto.
Vediamo se va al monitor e terminiamo la live. Sfascetto di giro, scusate, Aspettate un attimo che... Scusate, dov'è? Cazzo è finita? Dove è finita? Ah, ecco, sì, 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 che stupido. Allora, qua da me tuona e piove di brutto da stanotte. Ora mi sono rimesso a fare i passaggi loschi. Grande, grande, grande. Allora, sfascetto quel cavolo da PC e proviamo, Un secondino. Perché l'ho purtroppo fascettato anni fa. Pagato tutto. Proviamo. Proviamo ragazzi. Io adesso metto l'altra webcam. Trasforma. La metto qua davanti se ci sarà arriva. Fa molta fatica. Rischio di darla da complicato, ragazzi. Ci siamo, dai. Guarda che abbasso un attimo. Fatto tirarti, Canalla un po', ma ce l'ho corto. Così non si può. Si può fare un giro avvicinante. Ci provo. Così abbiamo la spunta da qua. Dopo tutti questi problemi non li avrò più a casa nuova. Basta, veramente. Qui ho tutto fatto bene. Veramente
c'è inizi che devi capire come vuoi il setup, poi man mano aggiungi roba, dici come faccio schiacciare, faccio tutto aspetta. E prima parti che fai le cose, poi cambi le cose, cioè dopo sai, lavori tutto, capisci? Capisci? Ah, no, sento un passaggio, cavo. Serve, già piace, ti entrerà il presto. Ma però in realtà fino adesso parte facendo spumone. No, no, ragazzi. Secondo. Chi avrà pazienza vedrà la qualità. Chi avrà pazienza. Sgancio, io la chiesa vedo lì, lo sgancio. Ti faccio così. Adesso è sparito, ma vedrete tra poco. Adesso vedrete, eh. Ho dovuto sganciare perché sennò diventava scemo, veramente. Adesso riattacco l'USB e siamo a posto. Adesso troviamo la posizione. Ragazzi, mi davo un secondo le mani perché ok, ci sono una webcam secondaria, eh? Proviamo a far così. Ecco, ora si vede. Allora, si vede, no? Aspettate che regola appena l'altezza, così abbiamo l'inquadratura a posto. No? Bene. Centrato. Allora, chi ha avuto la pazienza lo sarà ricompensato. Speriamo che vada tutto bene. C'è il collegamento per fatti giusto. Vero, è rimasto uguale.
Sì. Ok. Andiamo. Il NES. Facciamo il NES, ragazzi. Facciamo il NES, facciamo il NES. Allora io prendo il controller, faccio anche vedere intanto che prendiamo il controller. Vediamo il controller. Vi chiedo scusa per prima, ma è stato un delirio. Veramente un delirio. Qui si fa tutto in tempo reale. Controller inserito, accendiamo S, accendiamo anche S, si accende. Andiamo. Adesso metto sulla webcam di prima. Allora, accendiamo la... È acceso, ragazzi? Devo ricordarmi dove cazzo è il nostro. Ah, mi sa che il NES però è l'unica console che non ho su CRT. No, ragazzi, il NES non posso usare. Mi ricordavo che perché ancora devo collegare. Attacchiamo una che sono sicuro. No, la... Nintendo 64, dai. Ecco, Nintendo 64 che tra l'altro è una delle console che si vede peggio. Vedrete qua quanto cazzo si vede. Nintendo 64. L'ho acceso, ora seleziono la porta d'ingresso, secondo, guarda, eccolo, madonna, eccolo, sì, la webcam si vede di merda, ragazzi, non è affatto come vedete, accidenti, ma... Non è così, ragazzi, è molto meglio dal vivo, non so come provo a spegnere la luce, un po' meglio, ma proviamo a fare una cosa, seconda, no, più di così non siete bene. Una webcam del cazzo, però si vede benissimo. Proviamo a regolarla appena, scusate, non fa delle regolazioni da... Siete l'offside, tra l'altro, tutto sistema. Lascia così, no, proprio così, ok. Facciamo la regolazione della webcam secondaria. Configura il video, fammi vedere se posso migliorare qualcosa. Cazzo è sta roba? No. Se faccio così? No. Non va fatto bene così. 5 è il massimo che posso tenere. Messa fuoco. Oh mio dio, no. Su niente. No, non posso fare niente praticamente. Per sfarfallire non posso fare niente. No. Posso un po' correggere luminosità, ma poco altro. Niente ragazzi, rimane così, dai. Facciamo vedere e basta. Ed è sicuro che è fenomenale la qualità, siamo su Nintendo 64. Proviamo qualcosa di legno. Vai, Mandi. No.
classico Super Mario 64 americano. Cioè, non so se riuscite... Guarda, ecco ragazzi, guardate le linee di scansione, si vedono ogni tanto, le vedete le linee orizzontali? Riuscite a vederle le linee orizzontali? Siete da Dio, eh. Vedete la qualità? Cioè, qui non scherziamo, eh. Qui non scherziamo. Adesso lasciate perdere quello sfarfaglio che si vede ogni tanto, che fa tic, tic, che si vedono quelle ondine nere. Quella è la telecamera che non riesce a starci dietro. Però... Cioè... RGB, Nintendo 64, 60 Hz su BVM JVC. Questa è la miglior qualità possibile che si può raggiungere su un tubo catodico a 15 kHz con le vecchie console. Poi la geometria è già perfetta, cioè guardate. Scusate, la guardo lì perché devo giocare. Devo tagliare. Volevo farvi vedere anche il NES. Adesso ne metto una 2D dopo, dai. Faccio solo appena qua. Ah, poi i colori, è veramente... Adesso qua non vedete un cazzo di quello che è la realtà. Poi dopo farò la foto con l'iPhone a modo, ma... Dove sto andando? Ok. Ah... Cioè, ragazzi, veramente... Voi vedete un decimo della qualità che vedo io. Peccato, però... Ovviamente input lag 0. Tutto perfetto. È da tanto che io avevo la Sony BVM 1410p, che è quella della Sony, la più piccola che c'è. Però era troppo piccola e non aveva comunque questa qualità. Questo è un 20 pollici, qui ci gioco da via tutto. Anche con le pistole, quelle l'altra. No. No. Vabbè, adesso metto un 2D e poi ragazzi chiudo la live perché è durata più del previsto, è durata mezz'ora in più. Ma perché ho perso tempo con i collegamenti. Dai, battiamo il boss. Adesso io Mario 74 non è che sono un grande giocatore, però... Speedrun? No, ho sbagliato, scusate. Ma cosa vuoi sparare te? No! Vabbè ragazzi, adesso... In Jamma si riesce a collegare su questo monitor? Mi sa di sì. Aspetta un secondo che ci penso. Mi fai una domanda interessante. Non fai domande bastarde, fai domande molto interessanti perché come ti ho detto arricchiscono tutti. Sì, ce la fai perché... beh, devi dividere l'uscita. Cioè, dal Jamma, dal pettine, devi prendere gli input R, G, B e Sync, costruirci te il connettore BNC e lo attacchi dietro. Certo che ce la fai. Anzi, ce l'hai già separato. Cioè, perché il bello del BNC è come l'arcade alla fine. Sono 4 connettori separati, R, G, B e Sync. E li attacchi dietro, devi soltanto metterci il connettore BNC. Lo prendi dal pettine, perché sul pettine c'hai già l'RGB e il sync. Cioè è comodissimo. Devi solo fare quel passaggino lì. Metto una console 2D poi basta, ragazzi. Allora adesso io spengo Nintendo 64 e collego una console RGB. Cosa cazzo?
Lego Super Nintendo. Super Nintendo, torniamo un Super Nintendo One Chip con modifica RGB 60 Hz con il Super Chip, modifica Super Chip e Everdrive FK Pro, quindi la migliore che c'è, che emula tutti, supporta tutti i giochi con i chip speciali, Super FX, eccetera e quant'altro. Vediamo se riesco a farvelo vedere. Spenta la TV, magnetizza un secondo, che non l'ho ancora studiata a modo. Comunque è una sola cassa, è buono sicuramente. Allora, sempre inquadrato. Proviamo l'ultima volta, ragazzi. Ecco. Qua Nintendo. Ci siamo, dai. SNES. Brutal Mario. No, ecco, proviamo dei giochi che hanno dei siti particolari. Proviamo Donkey Kong Country, dai. Peggio di prima, però. Si metterà a fuoco adesso. E mettimelo a fuoco. Me lo mette a fuoco. Ok, dai, ci vede sempre niente. Ci siamo da Nintendo, ragazzi. Dai, proviamo. Ci sono le linee di scansione ogni tanto. Via. Ok, dai, si vede bene adesso. Beh, non bene come lo vedo io, ovviamente, che io lo vedo molto meglio, però. È Pablo Del dal vivo, una cosa incredibile. Fare uno short a modo qua, però. Vedete, ragazzi, cioè, boh. Le vedete le linee comunque, no? Sì, sì, sì. Esatto, esatto. Donkey Kong Country che suona il country rock. Grazie Maddon, grazie mille. Mi sono impegnato da tanti anni che mi impegno anch'io. Poi si cerca sempre di migliorare. Peccato non avere una webcam che possa cogliere la perfezione di questo monitor. Una cosa che avrà la fortuna di vederla dal vivo, venirmi a trovare. Lo capirà. Adesso io proprio sto giocando in modo nabbo proprio totalmente. Però vabbè ragazzi, dai. Direi che vi ho fatto vedere abbastanza. Qui c'è anche l'acqua. Qui il gioco è strafluido, invece la webcam lag, non ci sta dietro. Vabbè.
Ragazzi, io dai, vi saluto, vi ho fatto vedere tante robette oggi. Direi che è arrivato il momento. Io vi ringrazio chi mi ha seguito fino adesso, vi ringrazio per farmi fatto compagnia. Sono molto contento che funziona tutto. Ci vediamo più tardi con un'altra live se riesco a farla. Dovrei riuscire. Sempre di un'oretta, questa è durata troppo. Su Rayman 3, ci vediamo dopo. Ci vede dopo. Non so quando viene, però prima di cena, dai. Perché poi c'è il DDM che deve fare la sua. Se non erro, sì. E poi devo fare un video, un'altra cosa. Non vi dico niente. Grazie Meddog, grazie Viper, grazie VoiceOver, grazie Alpha Dingo Dial, grazie del Meta, insomma tutti quelli che sono apparsi qua. E anche a qualcun altro che magari non ha scritto, però insomma grazie comunque chi mi sostiene e chi ha guardato. Ci vediamo alla prossima, buona serata. Ciao Meddog, grazie ancora anche a te. Ciao ciao.